Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima metà di dicembre 2022. Wow! Abbiamo il mago, nuovi inizi, amici della bilancia. Periodo di azione probabilmente per qualcuno. Quando c'è il mago si parla di capacità di concretizzare la propria realtà, è una capacità di manifestazione e parla anche di legge di attrazione. È comunque un arcano numero 1 e quindi parla di nuovi inizi. Andiamo a vedere con i tarocchi nello specifico di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Allora, iniziamo con un 3 di coppe, un 10 di spade, un fante di pentacoli, un 9 di spade, la carta degli amanti, e qui ecco i nuovi inizi che arrivano, un cavaliere di bastoni e un 7 di spade. Allora, la prima linea diciamo che riguarda le relazioni affettive in generale, quindi comprese quelle familiari, di amicizia e di lavoro, mentre nella seconda parte andremo a vedere i singoli, nella terza parte le persone che sono in una relazione. Allora, con questo 3 di coppe c'è stato un festeggiamento, c'è stato un riavvicinamento. Il 3 di coppe è una carta che parla di amicizie fondamentalmente, di ritrovare anche qualcuno, magari sono amici che non si vedono da tempo, è una carta comunque che parla di celebrazione. Abbiamo un 10 di spade. Il 10 di spade è una carta di fine ciclo, è un numero 10, qui qualche tipo di questione si sta chiudendo o deve essere chiusa. Visto che abbiamo comunque il 3 di coppe che è una carta di amicizia, per qualcuno potrebbe far riferimento al dover chiudere un'amicizia o un determinato argomento all'interno di un'amicizia. Abbiamo anche un fante di pentacoli, per qualcuno fa riferimento ai figli. Se non fosse questo il vostro caso, si parla di qualcuno che ha bisogno probabilmente di nuovi stimoli, di nuovi studi, di un percorso di vita nuovo, mi verrebbe da dire. C'è qualche cosa in cui siete alla ricerca, è un po' come se aveste bisogno di dedicarvi totalmente a qualcuno o a qualcosa. Per qualcuno fa riferimento, visto che c'è anche alla carta del mago, a un inizio di qualche nuovo percorso di studio o di lavoro. La sento più come studio, però per qualcuno potrebbe anche fare riferimento al lavoro. Il 9 di spade, ragazzi, qui avete il 10 e qui avete il 9. Il 10 è una carta che chiude un ciclo che ha creato sofferenza. Il 9 è una carta che vi ricorda che state vivendo nel dolore del passato. Sono quei pensieri, quelle preoccupazioni ricorrenti per questioni che ormai in realtà non ci sono più e tenete presente che voi il 10 ce l'avete già avuto, nel senso che avete già concluso il ciclo, ma ritengo che ci siano ancora dei ricordi legati al passato che vi possano creare qualche preoccupazione, qualche pensiero di troppo. Abbiamo la carta degli amanti, il cavaliere di bastoni, ragazzi, qui inizia qualche tipo di nuova relazione. Allora, fortemente può essere una relazione, giustamente questa è una lettura affettiva, può essere una relazione romantica, ma potrebbe anche essere un inizio lavorativo, perché qui comunque c'è un fante di pentacoli con una persona con la quale avete una forte relazione in armonia e equilibrio, che ripeto potrebbe essere un amico, un'amica, un cugino, una persona con la quale c'è una certa
familiarità, mi viene da dire. Se fosse la relazione, tipo se voi in questo momento siete single, è facilmente è probabile, ogni tanto mi ripeto troppo con le parole, che inizi una nuova relazione romantica e qui vediamo anche questo cavaliere di bastoni che è la persona che entra. Attenzione al sette di spade. Il sette di spade parla di proiezioni, di cose non dette, di qualcuno che tenta di fare il furbo. Usate la malizia secondo, diciamo, lo sviluppo, perché qui avete ancora, mm, non è che avete il cuore con la ferita aperta, però rischiate di farvi condizionare da questi pensieri per quello che riguarda la nuova relazione. Di conseguenza, il sette di spade è qui per dirvi che non state vedendo le cose anche nella loro obiettività, siete ancora comunque condizionati dai pensieri rivolti al passato. Il sette di spade è anche una carta di autoproiezione, quindi ognuno di voi poi la applichi alla propria realtà, però ehm, cercate di essere maliziosi, è un po' quello che mi sento di dirvi. Ok, allora andiamo a vedere per i singoli. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi dico che ho già pubblicato tutti e quattro gli oroscopi del 2023 e li trovate nella playlist del canale. Ok, partiamo con la carta della morte al contrario, che è l'arcano maggiore, diciamo, del 10 di spade. Un 5 di spade al contrario, di nuovo il 7 di spade che si ripete, che avevamo già nella prima linea, abbiamo un 8 di pentacoli al contrario, quindi qui ho la sensazione che ci sia qualcuno che non sia ancora pronto per concludere un certo tipo di ciclo, per prendere consapevolezza dei giochi mentali che si sono fatti. La carta della morte al contrario è qualche abitudine, modo di pensare, relazione che non si vuole tagliare, che non si vuole chiudere. In effetti avete il 9 di spade, che è una carta che mi fa capire che voi siete ancora con i pensieri, con la testa nel passato. E il 5 di spade al contrario è una carta che mi dice che in un certo senso avete parecchia confusione mentale. Ma ha senso perché poi giustamente c'è 7 di spade, nuovamente si parla di proiezioni. mm. Ora abbiamo anche un 8 di pentacoli al contrario. Io qui credo che sia legato a una situazione lavorativa per molti o ad una questione di una quotidianità che manca. Può essere per qualcuno, che vi manchi il vivere una quotidianità con una persona in particolare o, visto che c'è il fante di pentacoli, un certo tipo di quotidianità in particolare. Non lo so, magari era una routine che avevate con un vostro ex, con una vostra ex, mm, ho come la sensazione che qua si debba un attimino ricalibrare eh, la giornata proprio. Datemi un'altra carta per questo 7 di spade, per piacere. Gli amanti. Non so, ho un po' come l'impressione che non vi vogliate arrendere davanti all'evidenza dei fatti, sul fatto che vi siete fatti delle illusioni o delle bugie. Può essere su una persona in particolare o può essere su quello che è l'amore, su come voi avete sempre creduto che dovesse essere l'amore e invece come l'avete vissuto, che cosa avete ricevuto in quel settore. La sento un po' così. Sta di fatto che poi avete il giudizio e il 4 di spade. Io qui sento un movimento perché poi c'è anche il 3 di spade. Il giudizio è il risveglio, è una presa di consapevolezza e siccome fa riferimento alla chiamata che può essere di tipo spirituale o di tipo anche fisico, quindi proprio la telefonata, il WhatsApp, il messaggio che arriva, ragazzi, per qualcuno si può parlare di un ritorno o comunque una chiamata se non è un ritorno perché voi non volete la persona del passato. Vi ricordo che voi avete sempre il potere di dire no, grazie, non mi interessa più. Però comunque c'è una chiamata, un contatto con questo cavaliere di bastoni.
E vi dirò di più. Se siete in una fase dove inizierete questo nuovo percorso di studi con questo fante di pentacoli piuttosto che fotografia, mi dicono fotografia, magari farete delle fotografie, vi appassionerete alla fotografia o vedrete delle fotografie che vi ispirano, questo non lo so. Ho come la sensazione che durante questo spostamento, durante questo corso o questo momento, diciamo così, potreste incontrare questo cavaliere di bastoni. Per molte persone si tratta di un percorso spirituale, ok? Avete l'angelo degli amanti 2 volte e l'angelo del giudizio. Quindi in un certo senso si parla proprio di guarigione spirituale. È un po' come se vi dicessero che avete un angelo che vi sta guidando nel vostro percorso. Guardate, abbiamo questo 4 di spade che mi parla appunto di un ritiro spirituale, di una guarigione, di qualche cosa che cambia e poi il 3 di bastoni, è il viaggio, è il progetto che prende forma, è lo spostarsi per andare verso l'espansione. Quindi ragazzi, qui potrebbe rifarsi vivo qualcuno o ci potrebbe essere una sorta di comprensione di alcune dinamiche legate al vostro modo di vedere l'amore, al vostro modo di vedere la relazione, di percepire o impostare la relazione. E per qualcuno, ripeto, entra un cavaliere di bastoni. Potrebbe anche essere un amico, perché comunque qua abbiamo la carta degli amici. Fatemi sapere poi nei commenti. Allora, andiamo a vedere adesso per le persone che sono in una relazione come si muoveranno le energie della prima metà di dicembre. Abbiamo il carro al contrario, un 7 di bastoni, un cavaliere di pentacoli al contrario, la carta del sole, di nuovo un 3 di coppe che è la stessa carta che è uscita qui, un 6 di bastoni e wow, un 2 di coppe. Allora, ragazzi, qui ho la sensazione che qualcuno con queste due figure con i cavalli al contrario non voglia fare uno spostamento, non voglia fondamentalmente iniziare probabilmente, perché qui abbiamo la carta del mago, ve lo ricordo, c'è qualche passo che non si vuole fare, che è un po' l'energia che avevano anche i single, no? Il 7 di bastoni mi dice che c'è una sorta di difesa che state mettendo in atto, vuoi che sia delle vostre idee all'interno della relazione oppure proprio state difendendo la relazione da qualcosa. Può anche essere che qualcuno si stia difendendo, perché lo sento di più, all'interno della relazione per non fare un certo passo, per non fare un certo movimento. Mm? Abbiamo il sole che fa riferimento ai bambini, quindi per qualcuno si tratta di fare il passo dei figli. Se non fosse quello il vostro caso, la carta del sole mi dice che in qualche modo questa relazione non si espande, è come se non crescesse, o perlomeno questa è la sensazione che avete voi. La carta del sette di bastoni è la carta di chi lotta da solo contro tutti, quindi probabilmente potrebbe essere che vi sentite un po' da soli a portare avanti la relazione, a cercare di far funzionare le cose, mi viene da dire. Abbiamo un 3 di coppe e qui di nuovo mi parla di amici. Datemi un'altra carta per il 3 di coppe. Ecco, la morte al contrario che era la stessa energia che avevano i singoli, il 4 di spade che è la stessa energia che avevano i single e il re di pentacoli. C'è qualcosa che va lasciato indietro. C'è questo passo da fare, questa scelta, questo dare una direzione alla relazione, che è quello che manca fondamentalmente. Quando c'è il mago si parla sempre di inizi concreti, di inizi, di azioni,
che insomma servono per portare vicino a voi la realtà che volete manifestare. E qui è il movimento che non si fa con il carro. Ripeto, vi sento un po' in una lotta solitaria, come se le cose non andassero avanti con questo cavaliere di pentacoli al contrario, come se non si espandessero. E qui c'è bisogno di fare un lavoro interno, mi viene da dire. C'è comunque anche un re di pentacoli, quindi potrebbe esserci, diciamo, una persona che influenza fortemente quello che è la situazione, perché comunque il tre di coppe sono tre energie. Nonostante tutto, ragazzi, abbiamo un bellissimo 6 di bastoni, un 2 di coppe alla fine della lettura, quindi si va verso il successo, verso la vittoria, si riesce a trovare ehm, quel compromesso che crea unione, armonia, uno scambio equo. Il 2 di coppe normalmente è la carta che parla del fidanzamento proprio. Quindi se siete in una relazione con qualcuno ma non siete ancora, diciamo, ufficialmente fidanzati, ecco, potrebbe essere che, perché c'è anche il 6 di bastoni, la carta della vittoria, la carta del successo, c'è la carta degli amanti. Voglio solo vedere ancora un attimo una carta per quel 7 di spade. Re di bastoni. Mm. Ehm, voi cercate di usare la malizia, ribadisco, sì. Non si tratta di dire bugie, mm, perché qui abbiamo il re di bastoni. Il re di bastoni è una di quelle persone che sa come parlare per portare acqua al suo mulino, per far sì che le cose ehm, si girino a suo favore. È un po' questo, secondo me, il consiglio. Bene, andiamo a vedere ancora un'ultima carta. Oh, grazie, con le fatine. Umiltà, ah no, unità, scusate. Unità. E lo vedo qui con la carta degli amanti e lo vedo anche qui con la carta del tre di coppe. Sì, sento che è un buon periodo comunque, indipendentemente dalla linea, è un buon periodo. C'è comunque l'armonia della carta degli amanti, potrebbe esserci una persona che entra, c'è comunque una sorta di celebrazione con gli amici. Fatemi sapere poi nei commenti. Io intanto spero che comunque la lettura vi abbia aiutato. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!